Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Francesco Bellantone che ha fatto top 16 al nostro evento. Rubata. Rubata. Bene, dici un po' come andate, poi mostraci la lista. Allora, è andata come mi aspettavo perché c'era una metà della sala di caos. Ho preso tanti caos, ne ho presi il primo turno, ho preso caos, al secondo turno ho preso caos, terzo, quarto turno ho preso caos, però Dimension, quinto turno ho preso un mazzo che secondo me vincerà l'evento, che vabbè, poi farete anche la profile sua, come si chiama, Cyberstein, maestro di Oz. E all'ultimo turno ho preso un Chaos Control e in top ho preso un mazzo che è la versione 3.0 del mio mazzo perché ha le mie carte però non ha più peschini e quindi è più nel senso sapevo già di partire con un 40% 60% a suo favore, poi più il fatto che mi sia preso pot carità 2 partite su 2 non ha aiutato. Vabbè, la lista è quella con cui ero arrivato primo su DB perché volevo giocare una mia creazione, una creazione mia di un mio amico. E abbiamo portato all'evento, purtroppo non è andata come ci aspettavamo perché questo è più un mazzo da giocare online o un evento più ristretto, mentre nonostante noi abbiamo fatto cambi basati sulla stabilità per andare a fronteggiare un torneo di potenzialmente 10-12 turni, il fatto di perdere il dado, di perdere la pot carità, bisogna giocare sul loro stesso livello, secondo me, quindi il mazzo giusto da portare, almeno per me, era Chaos Control, come avevo fatto l'altra volta, dove ho sempre perso in top. Però questo evento era più complesso, c'era più gente, poi durante la pandemia la gente ha avuto modo di testare, di informarsi e infatti ci sono molti volti nuovi. Vabbè, passiamo alla lista. Due stregoni del caos, due non tre perché volevo giocare tutto in duplice copia per avere meno brick possibili. Il mio mazzo poi lo spiegherò, ha diversi modi per vincere, quindi stregone BLS basta, ne bastano due e uno. Due pomodoro mistico. Questa carta è fortissima perché lo setti, si prende nobiluomo, si prende mind, non è mai successo oggi, però porta i flip del mazzo, che sono sostanzialmente questi, dark, sono due assalitori, due maschere, due decoici, e con Tsukuyomi in mano ti permette di fare un lock. Quindi, come dire, la cosa è stata molto studiata su tante partite, come dire, a parte la sfortuna, il suo risultato l'ha portato a casa perché ho preso un mazzo che è veramente un outsider contro cui tutte le carte che ho non fanno niente al quinto turno. Se no, secondo me in Svizzera tranquillamente ne avrei persa solo una perché contro Chaos Standard è veramente forte, anche contro GOT perché è più veloce e ha più carte forti per loro. E quindi Sangan come ultimo mostro Dark, Sì. come Light, vabbè, la carta più forte del mazzo. Senza di questi Chaos non va da nessuna parte. Bisogna sempre averli in mano, sempre, perché ti rende vivo veramente un 20% del mazzo te lo rende vivo. Carità, distruggi carte, break, tribe, come si chiama anche, dov'è? Sorcio, BLS, veramente devi sempre averlo in mano. Dai, Luster, offerto dal mio sponsor Thomas Mazzilli. Ringraziamo il nostro venditore. Due Mago della Fede, non tre perché non è un mazzo che ha bisogno di ciclare magie. Comunque quando ingrana ne bastano due. In più con gli assalitori notturni, Serpente, stesso discorso di Drago del Tuono, cioè non devi sempre averlo in mano, però io potenzialmente ne gioco un po' di più. Perché a parte Pomodoro che porta sangue, anche Sercia Serpente che ti rende vive molte carte del mazzo. Poi le livre della Lune,
gentilmente offerti da Card Market. Niente da dire, nel senso è un ottimo parino contro Chaos e copre i tuoi mostri. Due vanno bene, non è un Chaos Turbo il mio mazzo e quindi va bene. Due knock, niente da dire. Pot, carità, due di meno, mannaggia a voi vi avessi mai fatti di più. Ho detto che gioco anche Max Rarity perché salgono prima. E invece niente. Non è vero, devi giocarle mosaico rovinato. Distruggi carte. Allora, questo ci ho pensato un po' fino all'ultimo a giocarla perché è una carta che ha molti rischi, nel senso se viene pescata con Stregone del Caos e BLS è sostanzialmente inutilizzabile, invece il più delle volte ti rende vive maneva, però ci ho vinto un game dove avevo due draghi del tuono, due mostri inutili e distruggi carte ho vinto. Tifone e Tempesta come ultime magie. Tifone è buono se vai primo, è buono per farti spazio coi sorci e vabbè Tempesta niente da dire, poi con giudizio è anche veramente troppo forte. Per le trappole, tra giudizi, il mazzo è un Chaos Turbo però con più varianti, hai la possibilità di loccare con maschera e fosse mai successo direi con maschera e Tsukuyomi, finire tutte le risorse del tuo avversario che a quel punto può concedere. Di solito ho fatto tante partite dove mi capitava spesso di loccare, oggi non è mai successo. Rivaluterò un po' il mazzo. 3 Reijeki Break, nulla da dire, sono non queste, si potevano giocare pure 3 e un'esplosione d'ali, perché esplosione d'ali ti fa loccare con maschera. Le ho provate diverse volte, era molto forte, però Break è più meta call, essendo che tanta gente gioca. Cosa stai facendo? No, per vedere se si vede perché con il riflesso della luce. Ok. Vabbè. Reijeki Break al posto, cioè è più meta call perché mi aspettavo tanti antimeta dove rimettere in cima un cavaliere lama non ha nessun Non ha senso, è senso. pointless. Queste, che dire, fortissime in tutte le partite che ho fatto, e sempre ti danno informazioni, tecnicamente quando le vedi con giudizio hai un'informazione, praticamente gli togli una carta e poi gliene neghi una a tuo piacimento, quindi come dire, sulla carta il mazzo secondo me era uno dei più forti presenti qua. Il problema è che è girato così e nonostante sia girato così ho fatto top, c'è da dire. Che dire, questa fortissima contro Chaos che mi aspettavo fosse il 50% del mazzo, però deve essere seguita da un buon follow up, quindi un mago della fede settato che riprende qualcosa, una Decoichi, se è più forte in una versione turbo rispetto che in questa, perché la versione turbo ha più peschini, più maghi della fede, hai più follow up, quindi la rivaluterò. Che poi è la versione che hai beccato in Svizzera e Sì. poi hai perso. Sì. No, allora in Svizzera ho perso da Gate con Cyberstein E e l'altro? da un break pazzesco contro Chaos Ok. Control dove avevo vinto la partita, partivo io, ho solo carte per partire, ho pescato magia, non finire. La versione che ho preso in top è una versione tipo la mia, però più veloce, perché gioca Upstart, gioca Jar of Greed e quindi sulla carta è molto più forte. Comunque gioca maschere. Mirror perché quando giocavo questo mazzo era molto scoperto, mi sentivo spesso scoperto, settavo il mostro, Blade Knight passava sempre e invece Mirror aiuta perché poi è anche un buon abbocco, se si ha un po' di esperienza nel giocare GOT, magari girando un mostro in attacco spingi il tuo avversario ad attaccarti e quindi puoi fare un abbocco buono e prendere un grosso vantaggio. Questa uno per un po' a caso poteva ripensandoci, vedendo il meta, poteva essere torrenziale, però torrenziale
sulla carta nel mio mazzo non ha nessun senso perché se tu parti Tsukuyomi e torrenziale cosa ci fai? Invece questa è una spinta in più, mai fatta, mai vista, quindi vabbè. Decide, due carte Costose. abbastanza. Queste sono state messe principalmente contro antimeta. Mi aspettavo tantissimi Chaos. No, scusami, tantissimi Chaos Warrior, sì, tantissimi Wangu. Questa tiene campo, ti permette di pescare le tue carte, di tenere risorse. Alla fine è stata buona, anche quando si avvicinano i botti, comunque fare mind su questa, sì, se giochi spia ti fa un più uno, cioè ti fa un uno per uno, ma non è risolutiva, quindi fortissima. Tribe non ho spazio di main perché essendo un mazzo concentrato un po' sul turbo, allora Chaos Turbo ha un problema standard che non riesce a chiudere con Capro. Invece il mio mazzo, essendo che ha i solenni, break, trappole da riciclare, non sentivo il bisogno di dover avere un out a Capro e quindi l'ho messa di side. Decide, ok. Stesso discorso per Breaker che ho preferito giocare Pomodori al posto di questi due perché Pomodoro è una carta sinergica per il mazzo, mi permette veramente di guadagnare vantaggio se solo lo attaccassero, se solo avessi il Tsukuyomi in mano. Due messaggeri per lo stesso discorso di spia, è una carta che contro cioè che fa stallare contro gli antimeta, ti fa pescare Tempesta Solenne, vince da sola, non ne ho beccato uno. Ma in contro ero indeciso, probabilmente non li rigiocherei tornando indietro perché non ho bisogno di fare mind su un mostro settato. Allora, adesso questa era una carta secondo me forte in gotta all'inizio perché non era aspettata, la gente si prendeva, settava mago così. Adesso bluffano tutti, il primo mostro è sempre un bluff, quasi sempre, e quindi avrei preferito piuttosto un Cavaliere Lama e un'altra carta più stabile. Questi non credo che li rigiocherò. Due Capri e due Metamorfosi. Allora, questi vanno messi perché molta gente cade nel tranello di dare al mio mazzo Decreto Reale e quindi io tolgo le trappole fondamentalmente e divento un Chaos Control Thunder Dragon. Quindi togliendo le trappole, scusami, c'è anche questo. Togliendo le trappole, lui pesca i Royal. Io come trappole tengo solo tipo un paio di Rage Key Black molto situazionali. E quindi questa cosa mi ha fatto vincere diverse volte. Oggi non è mai successo. Si vede che la gente ha preferito non mettere Royal per un evento come questo. Va bene così, nel senso io sono convinto della mia scelta. Meta comunque ho anche due Tsukuyomi, quindi ti permette di fare dei lock. Spesso le ho messe anche non togliendo le trappole. Strappa stesso discorso, secondo me non ho trovato spazio fino all'ultimo, ma secondo me avrei dovuto togliere questa per mettere strappa. Strappa è una di quelle carte 1 per a cui non devi rinunciare mai, perché è un out che ti permette di rubare le partite quando non hai niente. Due Waboku perché con maschera posso fare il lock, mi è capitato diverse volte. È buono, me l'hanno detto dopo, io non lo sapevo. È buono perché schianti il mostro, attivi Waboku, il tuo mostro rimane. Non muore. Ok, quindi meglio di ruggito. E assolutamente buono contro Gate perché a questo evento era pieno, forse c'è anche un paio in top, è buono per i botti e poi io ho il lock mio infinito con maschera. Tutto qua. Perfetto, allora grazie dell'analisi molto completa. E niente, speriamo di rivederti allora al prossimo evento. Magari stavolta se faccio top Ecco, di vado proseguire avanti. dopo la top 10. Grazie Francesco. Grazie.